Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo video. Eccoci qui con il wrap up di lettura del mese di agosto, in cui vi spiegherò i libri che ho letto durante il mese e vi farò sapere cosa mi è piaciuto e cosa no. Il primo libro è una lettura tutta italiana, si intitola La seconda moglie di Jules Way. Il libro è ambientato a Londra nel 1899, quindi siamo in epoca vittoriana. La storia parla di un matrimonio combinato tra una donna molto femminista per l'epoca, molto progressista, che ha una reputazione già macchiata perché non si adegua a quelle che erano le regole dell'epoca vittoriana, e un uomo che invece è un vedovo ed è stato cresciuto seguendo appunto le regole della società e che vorrebbe che questa nuova moglie seguisse, diciamo, i dettami dell'epoca, ma ovviamente questo non succede. I due si trovano forzati in un matrimonio combinato organizzato dal padre di lei, e al di là di tutti i problemi che ne conseguono, c'è anche il problema che a un certo punto il padre di lei scompare e i due si ritrovano a indagare su che cosa sia successo. Quindi abbiamo, diciamo, in un certo senso due storie parallele. Quindi la prima storia è l'evoluzione appunto del loro rapporto, del loro matrimonio, e l'altra è appunto la ricerca del mistero, quindi risolvere la sparizione del padre di lei. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più, devo dire, è stata l'ambientazione storica. È ben descritta, accurata ed è parte integrante del libro. È l'ossatura che tiene insieme tutto, perché ovviamente da essa dipende la personalità dei personaggi e il loro modo di agire. Non puoi avere un personaggio maschile che segue i dettami della società vittoriana e una donna che invece fa tutto l'opposto, senza che la società vittoriana sia una parte integrante della storia. L'ambientazione è proprio ben descritta, con cenni storici accurati, e lega appunto tutto insieme senza risultare per questo troppo pesante. Io non sono molto una che legge romanzi storici, ma questo mi è piaciuto davvero molto. La trama è coinvolgente ed interessante, sia nella parte dello sviluppo della relazione tra i due personaggi, sia nella parte relativa appunto alla risoluzione del mistero. Non è stato niente di particolarmente sconvolgente o rivoluzionario, diciamo. La trama era sicuramente interessante, ti faceva venire voglia di andare avanti a leggere per scoprire cosa succederà, ma nel complesso non è niente di wow, mamma mia, che non me lo sarei mai aspettato, ecco. Però è ben scritta, ben sviluppata e mi è piaciuta molto, mi ha tenuta, diciamo, incollata alle pagine, ecco. La parte più interessante è l'evoluzione della relazione tra i due personaggi. A me piace un sacco le cosiddette storie enemy to lovers, cioè una storia che parte in cui i due protagonisti sono nemici e finisce che si innamorano, e questo è l'esempio lampante di questa tipologia di storia, perché ovviamente abbiamo due personaggi costretti non solo in un matrimonio combinato, ma anche due personaggi con personalità opposte, non solo a livello proprio di come si comportano, ma anche per come si relazionano con la società in cui vivono, appunto la società vittoriana. Quindi abbiamo un lui che segue assiduamente i dogmi dell'epoca, che fa fatica a scendere a patti con una moglie che invece fa tutto l'opposto, una moglie che è stata coinvolta con le suffragette, una moglie che va in giro in pantaloni, che cavalca indossando appunto i pantaloni invece che le gonne, che non cavalca di lato come si usava all'epoca, ma cavalca normalmente. Ed è bello vedere come superano non solo il problema relativo alle loro personalità, quindi anche il fatto che lui abbia avuto una moglie precedentemente, che sia vedovo, ma anche appunto tutte queste rivalità, problemi legati al contesto sociale in cui si trovano, e come finiscono per compromettere entrambi per, diciamo, cercare di andare d'accordo, eccetera. Diciamo, il matrimonio è un compromesso, e penso che in questo libro si veda molto bene che entrambe le parti devono cercare di smussare un po' gli angoli della loro personalità per cercare di venirsi incontro e collaborare. In conclusione, ovviamente consiglio il libro, mi è piaciuto molto ed è stata una sorpresa molto piacevole, contando che appunto i romanzi storici, anche se con una appunto sottotrama, diciamo, principalmente romantica, non sono il mio genere solitamente. Il secondo libro, se avete visto il vlog che ho fatto mentre lo leggevo, probabilmente ne avete già abbastanza, quindi non mi dilungherò. Il libro è Midnight Sun di Stephenie Meyer, l'acclamatissimo e attesissimo Twilight dal punto di vista di Edward. Penso che il mio parere sul libro sia stato ben evidente nel vlog, se non l'avete visto vi invito di andare a vederlo, so che è molto lungo, però davvero ne vale la pena di seguire in diretta la mia discesa verso la pazzia. Quello che dirò in questo video è che potevamo farne a meno. A me il libro non ha aggiunto assolutamente quasi nulla, anzi ha dilungato troppo in tutto. Interessante è stato vedere un pochino di più sui Cullen
Borden un pochino di più sulle loro interazioni, soprattutto Edward e Rosalie o Edward e Carlisle. Il maggiore problema è stato che le scene già presenti in Twilight, anche se erano le scene diciamo più iconiche, la partita di baseball ad esempio, sono state allungate all'estremo e come ho detto nel vlog, a me non interessa di vedere una scena che ho già visto allungata all'estremo, anche se dal punto di vista di Edward, dammi scene nuove che non ho visto. Edward fa dei monologhi interiori che durano pagine e pagine, che in parte sono, diciamo, parte della sua personalità. Edward tende a pensare troppo, a rimuginare e cose del genere. Quindi da una parte sono una parte della sua personalità che è giusto includere. Dall'altra, tu autrice non puoi scriverli tutti per esteso nel libro, pagine e pagine. Perché questo libro, ragazzi, è lungo più di 600 pagine, quasi 700 pagine. E la differenza rispetto a Twilight sono solo i monologhi di Edward. Ci sono più monologhi interni di Edward, di lui che ricorda cose accadute nel suo passato, che per carità è interessante, però io non voglio che lui le ricordi, cioè io voglio che lui faccia qualcosa di attivo, perché altrimenti leggere pagine e pagine di lui che si ricorda sì è interessante, però dopo un po' è noioso. E poi anche queste lunghissime descrizioni appunto di questi monologhi interiori di lui che riflette su come dovrebbe andarsene, su come dovrebbe lasciare Bella perché la sta ferendo, su come Bella sia c'è tutto questo gioco sul un parallelo tra Edward e Bella come Ada e Persefone, c'è anche lì una roba veramente no comment. E quindi niente, Insunto in parte è stato scritto e gestito proprio male, non a livello di come è stato scritto, ma a livello di come è stato proprio gestito. Cioè lei avrebbe dovuto accorciare alcune scene e allungare altre scene e praticamente ha scelto quelle sbagliate, le ho un po' invertite a mio parere. Non è così che io avrei scritto una storia dal punto di vista di un altro personaggio, soprattutto perché il problema di Twilight è che Bella e Edward passano 80% del libro insieme, cioè fino al momento in cui non si separano e loro vanno a cacciare James, mentre Bella va con Alice e Jasper a nascondersi, Bella e Edward sono appiccicati. Quindi anche lì come fai a raccontare una storia dal punto di vista di un personaggio che ha vissuto praticamente le stesse cose che ha vissuto la protagonista? Non puoi, perché Edward al di fuori di Bella non ha fatto nient'altro, cioè da quando lui incontra Bella l'unica cosa che fa è o interagire con lei o ignorarla o stalkerizzarla la notte. Basta, quando non sono insieme con lei sveglia, sono insieme con lei che dorme e non lo sa. Quindi anche lì che scene in più puoi mettere? Niente. Ti puoi sbizzarrire solo nel momento in cui si separano. Anche lì questo è stato un problema dettato dal fatto che Twilight è stato impostato in quel modo, quindi ovviamente tu devi seguire Twilight e quindi non puoi cambiare questa cosa. Quindi diciamo che la maggior parte dei problemi di Midnight Sun sono dovuti al fatto che c'erano dei problemi in Twilight, ma non è una sorpresa da quel punto di vista. Quindi niente, in caso non si fosse capito, il libro non mi è piaciuto. Il prossimo libro è Eldest di Christopher Paolini, il secondo libro nel ciclo dell'eredità. Il mio bambino. So che molti si lamentano di quanto sia lento questo libro e da un lato capisco perché, cioè è lento ma l'ho trovato comunque coinvolgente. Io adoro la parte in cui Eragon si addestra dell'Esmera, la adoro, è la mia parte preferita, non solo per l'introduzione di un nuovo personaggio che non diremo, ma proprio per tutto quello che gli viene insegnato e tutto il world building. Io amo gli elfi, amo la loro caratterizzazione in questa saga e vedere di più di loro attraverso gli occhi di Eragon è assolutamente interessante. E sì, l'addestramento prende gran parte del libro e da quel punto di vista può essere abbastanza noioso, però ci sono tanti altri avvenimenti spezzettati all'interno che comunque secondo me a livello globale rendono questo un buon libro. È lungo, però secondo me assolutamente ne vale la pena. In questo libro abbiamo altri due punti di vista che sono quello di Ronan e quello di Nasuada. Non dirò troppo sull'argomento perché sarebbe spoiler. In ogni caso è molto interessante vedere come entrambi si gestiscono, quindi con Nasuada riusciamo a vedere cosa succede con i Varden quando Eragon non c'è e attraverso gli occhi di Ronan vediamo cosa succede a Carvao e come il villaggio sta gestendo tutto quello che sta succedendo loro dopo appunto quello che è successo in Eragon. Se avete visto lo scorso vlog sapete che io amo un sacco questa saga e non vedo l'ora di andare avanti a leggerla, spero di riuscire a finirla tutta. Ovviamente questa, come ho detto in precedenza, è una rilettura, questa è una delle mie saghe preferite, quindi assolutamente consigliata. Il prossimo libro è Wreck di Leila Stone. Ho letto paranormal romance e fantasy di questa autrice, questo è il primo romance che leggo e sono abbastanza sicura sia il primo romance che lei abbia mai scritto. La storia parla di questa ragazza che sta cercando di risollevarsi dopo il suo divorzio, dopo essere scappata
scappata da una relazione molto abusiva e come finisce per tornare a casa nel paese in cui è cresciuta e rincontrare un, diciamo, vecchio compagno di scuola e come il loro rapporto si evolve, diciamo. Il libro mi è piaciuto molto, è scritto molto bene, qualcosa che mi aspettavo perché appunto apprezzo molto questa autrice, e è presente solo in inglese. La trama è coinvolgente, soprattutto la parte di rendersi conto appunto di essere in una relazione abusiva e come uscirne e come rimettersi in piedi e imparare a cavarsela da sola. È soprattutto ben trattato non solo attraverso appunto la protagonista che racconta com'era o i comportamenti dell'ex marito, ma anche attraverso lo sviluppo della relazione tra i due personaggi, quindi la protagonista femminile e questo amico d'infanzia che diventa il suo coinquilino. La relazione si sviluppa molto naturalmente. Un difetto di libri che di solito parlano e trattano di relazioni abusive è che a volte la relazione seguente si muove troppo velocemente. In questo caso non accade, la relazione si sviluppa in maniera molto organica e molto naturale e tiene bene in conto i traumi passati della protagonista, senza tuttavia lasciare che essi, diciamo, la blocchino troppo. C'è proprio questa evoluzione, questo miglioramento che si vede attraverso il libro, quindi da quel punto di vista assolutamente consigliato. È ben scritto, la trama è coinvolgente e appunto gli archi dei personaggi sono organici, sono sempre coinvolgenti, sono assolutamente ben fatti e ben sviluppati, quindi consiglio davvero questo libro, mi è piaciuto molto. Purtroppo è presente solo in lingua inglese come tutti gli altri libri di questa autrice, ma li trovate su Kindle Unlimited, quindi se lo avete e volete fare un tentativo vi consiglio di andare a provare qualcosa. L'ultimo libro è il primo libro di una saga che ho puntato da diverso tempo. Come avrete capito dalla mia passione per il ciclo dell'eredità, io sono fissata con i draghi. Fin da quando ero bambina ho iniziato appunto a leggere Eragon, ho sempre amato i draghi, sono sicuramente le mie creature fantastiche preferite e amo leggere libri sui draghi. Quindi ovviamente nella mia libreria non poteva mancare A Natural History of Dragons di Mary Brennan. Questo libro ha il miglior world building che io abbia mai visto. Allora, innanzitutto, prima di parlare di questo, la trama. Il libro è scritto come un memoir di questa donna chiamata Lady Trent, che è un personaggio che ha studiato i draghi tutta la sua vita, e lei decide di scrivere questo memoir, una serie di libri in cui racconta le sue avventure. Quindi questo per farvi capire come il libro è impostato come questa donna che scrive le sue avventure. Quindi è scritto in prima persona con lei che ricorda che cosa è successo. Un sacco quindi di magari anticipazioni o foreshadowing che ti tiene sempre molto incollato alle pagine. Quindi il libro parte all'incirca dalla sua infanzia e segue fino alla fine della sua prima appunto missione. Come ho detto, il world building non ci sono parole per descriverlo, non solo a livello dei draghi ma a livello di tutto. I vari paesi, la loro cultura, la loro religione, le loro usanze, la lingua, tutte queste cose. Adesso solo due paesi diciamo in questo primo libro, quindi la terra d'origine della protagonista e quella dove lei si trova a fare la sua prima missione scientifica per studiare i draghi. Ma anche solo vedere solo questi due, poi negli altri libri ce ne sono tanti altri, sono fatti così bene che sembrano posti reali, sono costruiti nel minimo dettaglio, ogni aspetto che ti aspetti di trovare in un certo paese è stato affrontato o perlomeno citato. E col fatto che questo è un memoir, quindi lei che ricorda e spiega, non fa sentire lei che dà informazioni sui posti come infodumping. Questo è il rischio quando ti trovi a creare una terra completamente nuova con diversi stati, diverse usanze, diverse religioni, e che a un certo punto tu le devi spiegare e rischi di cadere nell'infodumping, che praticamente pagine e pagine di te, autore, che spieghi o fai spiegare a uno dei personaggi queste informazioni, ma invece di essere il minimo indispensabile per comprendere la storia, sono spiegazioni completamente inutili, cioè pagine e pagine di spiegazioni per far vedere che il mondo è stato ben costruito. Col fatto che questo è un memoir scritto in prima persona, non si ha questa impressione, perché col fatto che è lei che ricorda e spiega in modo da contestualizzare quello che è stata la sua vita, anche se ci sono magari lunghe spiegazioni, non risultano pesanti, non risultano essere infodumping, anzi sono assolutamente interessanti perché ti rendi conto di quanto sia costruito bene l'ambiente, il setting della storia. Un'altra cosa che mi ha colpito molto è stato l'approccio scientifico allo studio di qualcosa che non esiste, perché sì, in questo libro i draghi sono trattati come qualsiasi altra specie animale, quindi loro fanno spedizione per andare a studiarli come farebbero spedizione per andare a studiare, non lo so, gli orsi polari per dire, o i
i pinguini o qualsiasi altro animale, non lo so perché sono andata sugli orsi polari, e loro usano un approccio scientifico allo studio di bestie che non esistono, ed è fantastico perché ci sono non solo spiegazioni anatomiche relative ai draghi, ma spiegazioni anche di come sono fatte le loro ossa, come è possibile che gli permettano di volare, la composizione chimica delle ossa, cioè tutti questi dettagli che, se ci pensi, sono pazzeschi, non in sé ma perché sono applicati a qualcosa che non esiste, no? Questo approccio scientifico, studio scientifico ai draghi come se fossero reali, fantastico. Cioè io non l'ho mai visto. In tutti i libri che ho letto i draghi sono ovviamente di casa nel reame del fantasy. Di conseguenza nessuno ha mai cercato di approcciare scientificamente i draghi, almeno non che io sappia. Perché? Perché i draghi non sono animali scientifici, sono animali fantastici e nessuno si sognerebbe di applicare la scienza ad essi all'interno del contesto di un libro fantasy. E anche perché solitamente se nel libro ci sono dei draghi vuol dire che l'ambiente circostante, il setting del libro è un ambiente fantastico, e di solito questo vuol dire che si è sviluppata magari la magia e non la scienza. C'è questa concezione che sono due cose completamente opposte: o hai un setting in cui si sviluppa la magia e di conseguenza non hai un approccio scientifico, o hai una terra, un ambiente, un'ambientazione in cui c'è la scienza e di conseguenza non c'è spazio per la magia. Diciamo che si escludono un po' a vicenda. Questo unisce le due cose proprio a livello di paesi. Quello da cui viene la protagonista è basato sull'epoca vittoriana nostra, il che pone una certa serie di ostacoli per la protagonista, che ovviamente è una donna, e ve la immaginate una donna in epoca vittoriana che parte per andare in una spedizione a studiare, per carità, non sia mai, e quindi c'è anche questo aspetto. Quindi questa è una terra appunto basata sulla nostra, ma anche gli altri paesi sono basati, diciamo, sulla nostra realtà, sono popoli diversi, terre diverse che si sono sviluppate, e semplicemente i draghi sono presenti come qualsiasi altro animale e nessuno li ha mai studiati prima. E questa Lady Trent, Isabella, è una delle prime persone che fa dello studio dei draghi una scienza, è una naturalista. Quindi qui abbiamo sì un mondo fittizio, ma non è un mondo fantasy, è un mondo come il nostro, semplicemente si è sviluppato diversamente, giustamente, se no sarebbe ambientato in un mondo reale, e in cui i draghi semplicemente esistono e vengono studiati come qualsiasi altro animale. E sinceramente io penso che questo sia uno dei libri più belli che abbia mai letto. Mi è arrivato oggi il secondo, non vedo l'ora di iniziare a leggerlo e alla fine del mese vi dirò com'è stato, ma mi aspetto grandi cose. Quindi l'ambientazione è assolutamente fantastica, il fatto che sia scritto come un memoir, scelta perfetta. Ora passiamo ai personaggi, ben scritti, ben caratterizzati. Il libro in sé è proprio ben scritto, ma i personaggi sono proprio ben fatti, ben caratterizzati, e sia le dinamiche tra lei e gli altri personaggi, le dinamiche tra lei e la società in cui lei si sente un po' costretta, lei e la sua passione per i draghi, così appunto fuori dal tempo per la società e l'epoca in cui vive, il suo rapporto con gli altri personaggi, sia le persone che la accompagnano nei suoi viaggi, sia la sua famiglia, suo padre o altri membri poi della sua famiglia più allargata. Non dirò nient'altro sull'argomento, tutto ben caratterizzato. Il finale non mi aspettavo che finisse così, cioè in un certo senso da alcune cose all'inizio del libro avevo intuito che sarebbe successo qualcosa che non dirò per evitare spoiler, ma mi ha colpito proprio come un maglio, diciamo, alla fine del libro. Non mi aspettavo un colpo di scena finale e mi ha veramente proprio distrutta, quindi ecco, siete avvisati. E a livello proprio di trama, quindi le indagini che loro si trovano a dover fare, perché loro appunto partono per fare questa spedizione per studiare una tipologia di drago e finiscono per incappare in un mistero. Presumo che tutti i libri saranno in un certo senso improntati su questa cosa, da un lato lo studio dei draghi e dall'altro un certo mistero da risolvere. Un mistero che è molto complesso, molto ben strutturato, pieno di colpi di scena, coinvolgente, assolutamente perfetto. Non mi viene in mente un difetto da dare a questo libro e mi capita raramente. Quindi consigliatissimo, purtroppo è presente solo in lingua inglese, almeno da quello che so io, ma io l'ho comprato su Book Depository e mi pare ci sia anche su Amazon. Comunque come sempre metterò i link qua
sotto. In ogni caso assolutamente consigliato. E con questo ci salutiamo. Questi erano i libri che ho letto nel mese di agosto. Come sempre fatemi sapere se li avete letti, se vi sono piaciuti, se vi ho fatto venire voglia di leggerli e così via. Cosa avete letto durante il mese? Avete qualcosa da consigliarmi? Fatemi sapere nei commenti. Come detto, sempre in descrizione trovate tutto, i miei social network e i libri che ho citato con i link per acquistarli. Molti sono appunto disponibili su Kindle Unlimited, quindi vi consiglio magari di approfittarne. Spero che il video vi sia piaciuto e vi saluto. Come sempre buona scrittura e alla prossima!